Siamo qui per intervistare Russo Mariano, un food and beverage manager e chef che ha avuto anche esperienza in cucina all'estero e svolge la professione di insegnante di enogastronomia. In questa intervista, attraverso il suo racconto, ci illustrerà come trasmette lo studio della dieta mediterranea ai suoi studenti. L'obiettivo dell'intervista è quello di decifrare l'importanza della dieta mediterranea, che tutela anche la sostenibilità ambientale. Per lei è importante far conoscere agli studenti la filosofia della dieta mediterranea? Ebbene sì, ovviamente la risposta per me non potrebbe essere che sì. Per me è di vitale importanza che i miei alunni conoscano e si avvicinino alla dieta mediterranea, anche perché insomma saranno il nostro futuro. Lavorando all'interno della scuola alberghiera, ovviamente saranno dei ragazzi formati per poter andare a lavorare nel mondo della ristorazione, diventeranno chef, cuochi, maître di sala, comunque sia appartenenti al mondo della ristorazione. Quindi non potrebbe non essere importante per loro la conoscenza della dieta mediterranea. Inizialmente bisogna dire che poi fondamentalmente non è una vera e propria dieta, è un modello di vita, è un modo per nutrirsi fondamentalmente. Ed è un qualcosa che bisogna che sia parte naturale, diciamo, del nostro modo di vivere. Non è un qualcosa da fare, come dire, per un periodo breve, ecco. E quindi diciamo che è importante anche perché per far comprendere ai ragazzi la ricaduta positiva che ha questa dieta mediterranea sul nostro organismo. Quindi nutrirsi in un certo modo, mangiare determinati alimenti, mangiare in determinato modo, ecco, seguendo delle regole, dei regimi che proprio sono insiti della dieta mediterranea, ci sarà sicuramente un apporto positivo sul nostro organismo. È importante anche farla conoscere perché insomma dall'UNESCO è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi voglio dire, sicuramente qualcosa di positivo avrà questa dieta mediterranea, no? Ed è importante anche insomma, farla conoscere perché ci troviamo proprio dove è stata studiata questa dieta mediterranea. Ci troviamo in Campania, quindi nel Salento per la prima volta è stata studiata questo modo di vivere, di nutrirsi, ecco, della popolazione del posto. E proprio noi che siamo del territorio, quindi come poter non conoscere la dieta mediterranea. È importante anche per i ragazzi perché insomma devono come dire, poter valorizzare i prodotti del territorio. Io insomma lavorando all'interno della scuola ho magari più classi, ecco, cerco di partire dall'inizio, quindi dai ragazzi quando già sono nella classe prima fino ad arrivare al quinto anno dell'alberghiero, poco per volta, magari anno per anno, cerco di incentivarli, di motivarli, come dire, di incuriosirli, ecco, diciamo così, nell'apprendere l'importanza di questa dieta mediterranea. Importante anche, ecco, come dire, dare delle piccole nozioni anno per anno, fino ad arrivare al quinto anno, alla fine della maturità, che loro ormai saranno pronti, ecco, e avranno le giuste competenze e conoscenze per poter portare la dieta mediterranea anche al di fuori della scuola, nelle aziende dove andranno a lavorare. E quindi mi sento di dire che nel mio piccolo, ecco, cerco di dare il giusto apporto affinché questa dieta mediterranea, ecco, sia di conoscenza dei miei alunni. Come è riuscito ad avvicinare i ragazzi a questo stile alimentare? Beh, diciamo che io praticamente ogni giorno cerco di lavorare con i ragazzi per farli avvicinare a questo stile alimentare. Ecco, cerco di motivarli, facendo leva sui benefici che ha questo stile alimentare sul nostro organismo, benefici ambientali che ha questo stile alimentare. Benefici ambientali in quanto noi dovremmo utilizzare prodotti del territorio, quindi prodotti al chilometro zero. Bisognerebbe rispettare la stagionalità dei prodotti, la biodiversità,
anche la semplicità dei prodotti e prodotti ovviamente poco elaborati. Questo è un lavoro che praticamente anche di professione, diciamo, che io cerco di fare ogni giorno quando andiamo nei laboratori con i ragazzi, e cerchiamo di fargli comprendere, ecco, l'importanza nell'utilizzo di prodotti semplici, poco elaborati, anche nelle preparazioni dei piatti. Insomma, poi ci sarà l'allestro dello chef che ci aiuterà, come dire, a rendere questi prodotti appetibili anche allo sguardo, anche alla vista, no? Del commensale. Quindi l'importanza è cercare di lavorare giornaliерmente con i ragazzi, e questo è il modo, diciamo, migliore per avvicinarli gradualmente a questo stile alimentare. In che modo attua la dieta mediterranea quotidianamente? Ecco, vabbè, diciamo che per me questa qua è una domanda, una sorta di nota dolente, diciamo così, perché in alcuni casi, per la vita frenetica che conduciamo, è quasi impossibile ai giorni nostri seguire alla lettera una giusta dieta. In ogni caso, ecco, tento di fare almeno i 3 pasti giornalieri, quelli più importanti. Ora che abbiamo, ecco, qualche tempo in più per poter restare a casa, ecco, riesco a fare anche tranquillamente 5 pasti al giorno. Importante per me ovviamente è la colazione, che ci dà la carica giusta per poter affrontare la giornata. Insomma, la colazione per me è fatta sicuramente da fette biscottate, accompagnate da confettura, qualche cucchiaino di confettura, marmellata, magari con del latte di soia o latte magari parzialmente scremato. Riesco a fare un piccolo spuntino, magari con un'arancia, in quanto ancora nel mio giardino ci sono delle arance, quindi utilizzo frutta del mio giardino. Pranzo, cerco di fare un pranzo unico, diciamo così, un pasto unico. Ecco, magari un risotto, magari qualche legume con della pasta e basta. Uno spuntino pomeridiano, sempre con qualche frutta, magari una mela o magari uno yogurt parzialmente scremato. La sera generalmente utilizzo petto di pollo o comunque sia carne bianca, per la maggior parte. Qualche volta mi concedo, ma una volta a settimana, magari un po' una bistecca, un po' di carne rossa, anche una pizza, ecco. Sempre accompagnato da verdure, magari anche cotte in modo semplice a vapore o comunque fresche così. Io amo tantissimo l'insalata o l'indivia, condita con del buon olio extravergine d'oliva, e magari accompagno anche una fettina di pane. Anche per la cena, per me è indispensabile non farla troppo tardi. Insomma, la cena per me è intorno alle 8 di sera. Questo è un modo, ecco, per me di fare una giusta e corretta dieta mediterranea. Secondo lei, quanto è cambiato questo regime alimentare dagli anni 70 ad oggi? Bene, sicuramente il regime di vita degli anni 70 ad oggi è letteralmente cambiato, tant'è vero che già insomma, dei medici hanno un po' rivisto questo modello, proponendo la cosiddetta dieta mediterranea del XXI secolo, abolendo in alcuni casi l'alcol, riducendo di tantissimo l'assunzione di olio e di sale. Il concetto, diciamo, di dieta mediterranea nasce negli anni 50 grazie ad Ansel Keys. Le analisi che furono condotte sul modello alimentare di queste popolazioni mostrarono un certo numero, diciamo, di sostanze protettive. C'era una forte assunzione di grassi saturi essenziali come omega 6, omega 3,
vitamine C, vitamina E, antiossidanti, presenti nel vino soprattutto. Diciamo che stiamo parlando ovviamente di un modello alimentare che risale al primo dopoguerra, dove l'industria alimentare non era così sviluppata. Il grano era il vero grano, l'olio era quello là buono, ottenuto dalla fremitura a freddo delle olive appena raccolte, e anche le uova erano quella delle galline dell'orticello fuori casa. Presente totalmente diverso. Diciamo anch'io che nasco intorno nel periodo degli anni 70, diciamo un ventennio dopo il concetto, ecco, di dieta mediterranea, già le cose erano abbastanza cambiate rispetto agli anni 50. Già c'era un buon sviluppo dell'industria. Diciamo che io sono tra quelli là un poco più fortunati, perché vengo da una famiglia di contadini, prettamente contadini, dove c'era la possibilità tra i familiari, tra gli amici, di reperire sostanze ancora genuine, con una coltivazione biologica. Oggi si chiama biologica, ma un tempo era così, era proprio fatto in questo modo, era naturale. Quindi voglio dire, ho avuto questa fortuna, insomma, parenti che vengono dalla penisola sorrentina, parenti e familiari che avevano terreno sul Vesuvio, quindi voglio dire, tutte zone atte all'agricoltura, ha una tipologia di agricoltura. Quindi voglio dire, ancora io sono stato tra le persone un poco più fortunate. Diciamo che oggigiorno il presente è totalmente diverso, perché ecco, il commercio, il business hanno peggiorato sicuramente la qualità alimentare. Il trattamento e l'utilizzo di additivi, di conservanti, di ormoni che sono fattori di crescita, ormoni sugli alimenti di qualsiasi genere, la raffinazione che in poche parole questo tutto è tranne che materia prima come dire, naturale e integrale, quello che dovrebbe essere. Un po' ripeto, la colpa soprattutto dell'industrializzazione a tutti i livelli. Quindi tutto ciò, i macchinari, ecco, danno sicuramente una maggiore come dire, propensione all'industria e all'agricoltura nel massificare il prodotto. Questo è quello che è cambiato nel tempo. Diciamo che ovviamente bisognerebbe ritornare ai prodotti naturali, all'allevamento e alla coltivazione di prodotti stagionali. Diciamo il cambiamento è dovuto soprattutto sempre alla vita frenetica, ecco, a lavori sempre più impegnativi che ti portano sempre più lontano da casa. Non c'è possibilità per molti di poter praticare la coltivazione del giardino, dell'orticello fuori casa, e anche chi dovrebbe fare ciò, ecco, preferisce l'allevamento e la coltivazione massiva, perché la richiesta ovviamente è sempre maggiore, c'è molto spreco, questo è la verità, c'è molto spreco, un tempo non c'era praticamente tutto questo spreco, quindi si utilizzava i prodotti che c'erano e si tendeva a riutilizzare anche i prodotti del giorno precedente. Oggi c'è consumismo e questo è la tendenza che bisognerebbe come dire, evitare. Bisognerebbe ritornare, ecco, a quello che un tempo era. Lei ha notato una variazione della domanda verso menù più sostenibili? Bene, sì, diciamo che negli ultimi periodi sicuramente io ho potuto riscontrare che la domanda di questi prodotti sono maggiormente richiesti,
Ecco, la dieta mediterranea, diciamo che bisogna dire che oltre ad essere salutare per le persone, lo è anche per l'ambiente, no? Dobbiamo considerare anche il fatto che produrre cibi che fanno parte appunto della dieta mediterranea comporta un impatto ambientale di circa il 50-60% inferiore rispetto a una dieta che viene effettuata magari in America, dove hanno un largo consumo di carne, mentre la dieta mediterranea diciamo, ha maggiormente utilizzo di vegetali, di cereali in genere comunque. Tuttavia c'è anche da dire che insomma ad oggi, nonostante siano ben documentati anche dagli studi della letteratura scientifica gli effetti positivi e benefici di chi aderisce alla dieta mediterranea, nonostante che sia ovviamente anche patrimonio immateriale dell'umanità, molte persone ancora non aderiscono oppure diciamo hanno difficoltà a comprendere l'importanza di utilizzare questi prodotti. Un grande lavoro diciamo, è stato fatto anche dallo Slow Food, no? Che già all'inizio degli anni 90, che insomma, si è battuto e ancora si batte per far riconoscere e far riscoprire prodotti del territorio. Insomma, si occupa principalmente della biodiversità, no? E quindi promuove ovviamente tutte quelle produzioni agricole locali a chilometro zero, dalla riscoperta magari di prodotti di un tempo. E quindi sì, un certo lavoro, ma ancora c'è tanto da fare per poter far sì che questi alimenti maggiormente ecco, vengono richiesti e soprattutto le persone si rendono conto che è come dire, importante utilizzare piatti sostenibili. Durante i suoi viaggi all'estero ha constatato delle differenze tra gli stili alimentari adottati? Sì, diciamo che grazie appunto a dei viaggi all'estero ho potuto, come dire, riscontrare diverse tipologie di diete alimentari. Diciamo da ragazzo ho avuto la fortuna di poter lavorare con diverse persone che provenivano anche da altre etnie e lì ho iniziato già un po' a comprendere ecco, l'importanza che magari dava un popolo all'utilizzo di un determinato alimento piuttosto che ad un altro. Poi entrando diciamo, nella scuola ho avuto la fortuna di poter accompagnare all'estero molti alunni che praticamente facevano stage in varie aziende anche di un certo livello e ecco diciamo ho potuto entrare liberamente nelle cucine e potermi confrontare con dei colleghi che erano chef di questi locali e insomma con mio stupore e un poco per volta ho potuto comprendere che poi ci sono anche altre tradizioni, altre diete. Esiste la dieta legata alle tradizioni dell'Africa, quindi la dieta africana. Esiste la piramide asiatica, che è una piramide molto simile alla nostra. Diciamo è simile in quanto alla dieta mediterranea, in quanto ecco, predilige maggiormente carboidrati e penalizza proteine animali e grassi. Mm, diciamo che la carne occupa la parte superiore della piramide. Diversa è anche la dieta latinoamericana, eh, che predilige molto la carne e prodotti magari salse particolari che danno anche un aroma molto marcato alle preparazioni. Ecco, sono molte cucine nel mondo che utilizzano, anche quella arabe, che utilizzano molto le spezie e che in alcuni casi tendono anche un pochettino a mascherare il sapore vero e proprio naturale, diciamo, del prodotto. Diciamo che poi fondamentalmente dalle mie esperienze un po' perché gioco di parte, ovviamente per me la cucina mediterranea è quella là indubbiamente
la più naturale, la migliore, quella più equilibrata, ecco, in genere. In conclusione all'intervista, date le sue esperienze, come definireste la dieta mediterranea? Bene, dovendo racchiudere, sintetizzare il mio pensiero sulla dieta mediterranea, anche in base alle mie modeste esperienze, posso dire che sicuramente la dieta mediterranea è tra quelle là migliori, è quella più raccomandabile, in quanto ha un basso impatto ambientale, ha dei benefici per il nostro organismo. Si consideri che chi utilizza questo stile di vita si prospetta un allungamento della vita e, come dire, ha dei benefici sicuramente sul cuore e sul sistema nervoso. C'è la prevenzione del cancro, delle malattie croniche, previene il diabete. Diciamo che sono tutti benefici per il nostro organismo e ovviamente, diciamo, nel mio piccolo cerco di utilizzare anche a casa mia questo stile di vita, utilizzando appunto prodotti del territorio. Cerco di produrre nel mio piccolo quello che posso. In alcuni casi quello che acquisto, cerco di acquistare sempre prodotti della stagione e prodotti quantomeno, come dire, manipolati possibile. Anche quando mi ritrovo, come dire, a fare consulenza in aziende ristorative mi occupo anche di promuovere dei piatti o dei menù, cerco sempre di consigliare ai probabili e futuri clienti piatti con prodotti di stagione a chilometro zero. Si può comunque iniziare da questo poco per poi allargare il discorso, diciamo, anche a livello scolastico, dove ogni giorno, ecco, io promuovo quello che è questa dieta e i benefici che questa dieta può avere sull'ambiente e sul nostro organismo.